ciao a tutti, bentornati sul canale. Lo so, è un po' che manco e che non pubblico video, ma è stato un periodo un po' difficile. Come qualcuno di voi sicuramente già sa, purtroppo Melody non c'è più. Io non ne posso parlare molto serenamente, ancora che sto cercando di assorbire un po' il colpo e insomma è stato un periodo difficile, ma sono tornato in montagna. Oggi sono al Gran Sasso e sono qui sotto al Monte Polza, che in questo momento è coperto da un po' di nebbia, un po' di nuvole. In fondo ci sono delle montagne ben innevate e la situazione è davvero molto interessante. Ci sono anche delle nubi lenticolari, per cui oggi forse è proprio il giorno adatto per tornare in montagna e tornare a fotografare. La temperatura oggi non è freddissima, però certo c'è un po' di vento abbastanza gelido, siamo intorno a 5 gradi e forse sarà destinata un po' ad abbassarsi. Credo che il tramonto sarà interessante e per scoprirlo dovete solo rimanere qui con me e seguire la puntata fino alla fine. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere poi i prossimi video e rimanete con me perché la puntata di oggi sarà veramente molto emozionante. E questa è la situazione qui nel canyon dello Scoppaturo. Vedete che non c'è molta neve, sicuramente in alcuni punti se ne è ammucchiata un po' di più per via del vento, però insomma la situazione è tranquillamente gestibile senza le ciaspole e senza neanche gli sci di fondo, per cui sto camminando qui in questo canyon e vedete che dietro le mie spalle da quella parte ci sono delle nuvole un po' minacciose, un po' scure e non promettono molto bene, però ma quest'altra parte invece c'è ancora un po' di sole e un po' di variabilità, per cui io devo fare un po' il punto della situazione. Magari percorrerò ancora un po' qui il canyon, questa vallata, alla ricerca di qualche fotografia o forse lì c'è un modo per salire. Vado a vedere qui sopra se c'è un po' di panorama verso il Monte Camicia e Campo Imperatore. Purtroppo la strada era chiusa all'altezza dei prati di Cretarola, proprio all'inizio di Campo Imperatore, per cui questa passeggiata era quello che si poteva fare oggi, ecco, senza andare a mettersi troppo nei guai. La situazione è bella, però qui bisogna un po' valutare le condizioni del tempo.
molto vento qui nel canyon dello Scoppaturo. Purtroppo credo che l'audio sia anche difficoltoso. Ho camminato qui in mezzo a questa ampia vallata, ho anche inoltrato dentro il canyon a vedere un po' se c'era qualche scorcio da fotografare. Ho trovato anche punto molto interessante, ho realizzato qualche fuoco. Una cosa che ho imparato in tanti anni di fotografia di montagna è che anche quando si sta tornando verso la macchina, come sto facendo io, quindi sulla via del ritorno, ogni tanto è importante dietro e guardare cosa sta succedendo dietro le nostre spalle. Infatti da quella parte c'è il Monte Prena che è a Potto, connetta a Cure Nubi e lenticolari anche persi tipi di nuvole e si staglia dietro una parete di neve. È un soggetto molto interessante, per cui mi sono voltato e ho scattato qualche fotografia. Ma prima di continuare con la fotografia e con il video, vi parlo velocemente di questa nuova borsetta fotografica che sto utilizzando già da un po'. Si tratta di una fragolla della KF Concept che mi ha contattato e mi ha chiesto di provarla. Ed è un po' di tempo che sto provando questa borsetta da 10 litri ed anche una da 12, davvero molto comode e molto ben realizzate. Vi lascio nella descrizione a questo video un link per andare a vedere meglio di cosa si tratta e soprattutto un codice sconto del 22% valido su tutto il sito di KNF Concept, per cui è davvero una cosa molto interessante. Io mi fermo un po' qui a realizzare qualche time lapse e qualche fotografia. Ci vediamo lungo la via del ritorno. Finalmente il vento si è un po' calmato e si riesce anche a parlare. Guardate che bellezza c'è dietro le mie spalle, il Monte Camicia e il gruppo dell'Infornaci, il Monte Prena da quella parte. Quelle montagne di là più rocciose hanno richiamato più nubi intorno e infatti usano ancora delle lenticolari sopra la cima. Di qua invece il Monte Camicia è rimasto più pulito, almeno per adesso. Prima era sicuramente sotto le nubi. E quindi mi sono soffermato un po' qui a realizzare dei time lapse e delle fotografie. Ho utilizzato un polarizzatore per dare un po' più di contrasto alle nuvole, però non è una regola fondamentale perché veramente dipende dalle condizioni della luce, dall'incidenza dei raggi solari. In questo caso il sole è leggermente laterale, per cui il polarizzatore non ha
quella importanza che invece ha quando il sole è dietro le nostre spalle. Comunque, polarizzatore o no, spero di aver realizzato qualche fotografia interessante e in questo caso le avrete viste sicuramente scorrere durante il video, magari nella carrellata finale. A me rimane ancora circa 15 minuti, forse 20 minuti per raggiungere la macchina e poi mi sposto verso il valico di Capo alla Serra per vedere se c'è un tramonto colorato di là, anche perché qui il tramonto sarà, ecco vedete, già piuttosto in ombra, anche se le montagne avranno luce ancora per un po'. Dovrò mettermi in marcia e praticamente inseguire le luci del tramonto. Non manca molto alla macchina, forse 5 minuti, però devo un po' velocizzare, devo un po' sbrigarmi perché il sole sta scendendo velocemente e non vorrei perdermi le luci del tramonto. Inoltre, per raggiungere il valico di Capo la Serra c'è un tratto in salita leggermente ecco, innevato con la macchina da fare, per cui con le gomme termiche ci vorrà un po' di cautela per salire e per superare quel tratto, per cui non vorrei trovarmi lì quando la temperatura sarà andata sotto lo zero, anche se in realtà oggi, a parte il vento, la giornata è stata abbastanza clemente per quanto riguarda il freddo e la temperatura, però certo il vento aumenta di molto la sensazione del freddo, anche se in realtà non vorrei proprio andare via perché guardate dietro di me il Prena, il Monte Infornace, sono avvolti in quella miscela di vapore e di nuvole davvero incredibile, davvero molto bello. Ho realizzato diverse fotografie, però veramente in queste condizioni in cui il freddo può sopraggiungere e insomma creare qualche disagio sulla viabilità e sulla strada bisogna essere concreti. Ho realizzato delle foto e adesso bisogna andare verso Capo la Serra. E come spesso mi capita durante le escursioni, ho deciso di cambiare programma perché guardate lì dietro che scena che si è presentata al sensore della mia macchina fotografica, un Olympus OM1 con l'obiettivo 1200. Il Prena, Infornace e Monte Caricia si stanno colorando e per cui devo assolutamente approfittare e scattare delle fotografie da questo punto, perché sono convinto che in circa 15 minuti che mi occorreranno per raggiungere il valico di Capo alla Serra il sole scenderà e perderò sicuramente l'interesse nel cielo. Poi magari riuscirò a scattare altre fotografie più avanti, non lo so. Sicuramente qui devo realizzare una immagine perché la scena è davvero fantastica. Ho montato il polarizzatore F8 per avere un po' tutto a fuoco, un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori.
questa bellissima scena che c'è qui a Campo Imperatore, dietro le mie spalle, nel canyon dello Scoppaturo, vorrei salutare il nuovo anno, il 2025, dopo una fine di anno un po' triste. Spero che il futuro, insomma, riservi veramente grandi esperienze, grandi avventure per tutti quanti. Oggi è stata così un'escursione un po' improvvisata qui a Campo Imperatore, perché sapevo che insomma aveva nevicato negli ultimi tempi e che le strade sarebbero state in fase di pulizia, per cui mi sono incamminato, ho percorso qui la strada che attraversa Campo Imperatore fino a quando era possibile, quindi mi sono fermato qui in questo tratto di strada e ho iniziato a camminare verso il canyon dello Scoppaturo da quella parte lì, realizzando qualche fotografia qui e là. Purtroppo il vento è stato fortissimo ed è stato difficile anche certe volte parlare, per cui il racconto della giornata è stato così intervallato da qualche fotografia, qualche camminata e un po' di time lapse qui delle montagne che giocano in questo momento con le nuvole. Il Monte Prena in Fornace e il Monte Camicia si stanno colorando proprio degli ultimi colori del tramonto, perché il sole ormai è sceso. Dietro le montagne c'è ancora un po' di riverbero più che altro, però credo che ormai la luce per oggi sia finita qui. Ed io vorrei ringraziarvi per avermi accompagnato lungo questa avventura qui su YouTube, che ormai dura da quasi 10 anni, da tantissimo tempo, ed è per me ogni giorno una scoperta insieme a voi di queste bellissime montagne nel centro Italia, in Abruzzo, nel Lazio, anche nelle Marche, in Umbria. Vorrei magari per quest'anno cercare di espandere un po' il raggio di azione, magari con qualche viaggio, non lo so, insomma è tutto da decidere, è tutto ancora da programmare. La prendo un po' così, con massima libertà. Magari se voi avete delle idee, così da comunicarmi, potete tranquillamente farlo lasciandomi un commento, magari raggiungendomi via email. Insomma, è molto semplice. Sotto la descrizione ci sono tutti i miei contatti, il sito web. Anzi, date uno sguardo al sito, perché potrei organizzare prima della fine dell'inverno qualche workshop fotografico, magari a Campo Imperatore, magari a Campotosto, per fotografare l'ambiente innevato qui tra le montagne dell'Abruzzo. Però adesso è davvero giunto il momento di salutarci. Vi ringrazio per aver seguito la puntata fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video, le prossime avventure. Lasciatemi un commento e mettete un like se il video vi è piaciuto. Qui da Campo Imperatore per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!